Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang upacchayang namasami. I apologize for my voice. Per favore, scusatemi per la voce. So I think that listening to translated talks is really hard work. So and it's hard work for the translator as well. It's hard work for me as well. So maybe I won't make this talk very long, but then open it up for some discussion, questions and answers, which I think will be easier to enjoy than listening to a translated talk. Penso che ascoltare un discorso con traduzione sia abbastanza difficile, abbastanza pesante. È un lavoro impegnativo anche per chi deve tenere il discorso, per chi deve tradurlo, per cui pensavo di mantenere il discorso abbastanza breve e poi proseguire con qualche domanda e discussione, se qualcuno ha qualche commento da fare. Is that okay? Okay. Va bene? So anyway, I start off this afternoon with telling some old stories, and I was reminded of something. Over 30 years ago, I went to India and walked through the holy sites of India. Quindi durante una conversazione nel pomeriggio mi è tornato in mente un episodio di circa 20 years ago. 30 years ago. Circa 30 anni fa, quando stavo facendo un pellegrinaggio in India a piedi. So the first part of this walk, I was accompanied by Lumpur Pasano, and the second part I walked alone. E durante la prima parte mi accompagnava Lumpur Pasano, mentre nella seconda parte ero da solo. So we had some severe time restraints, unfortunately, and
my dream had always been to walk in the Buddha's footsteps from Bodh Gaya to Sarnath. But those of you who have been on pilgrimage in India may know that the route from Bodh Gaya to Sarnath is not a pleasant walking route. It's a very busy, dusty, polluted road these days. Sfortunatamente avevamo dei tempi abbastanza stretti e la mia intenzione era quella di visitare i luoghi della vita del Buddha camminando da Bodh Gaya a Sarnath. Ma come forse sapranno quelli di voi che sono stati in India, in questi luoghi, la strada tra Bodh Gaya e Sarnath non è una strada piacevole da fare a piedi, è una strada molto trafficata, sporca, inquinata. But I found an old, rather unreliable map and found that it was probably possible to take an alternative route along minor roads, but it was rather roundabout route. And if you go by the main road, it's just over 200 kilometers. And this route, I estimated about 300 to 350 kilometers. The other problem was that I only had 8 days to do this walk. E quindi riuscii a trovare una mappa che spiegava un percorso alternativo che avrei potuto prendere, che evitava la strada principale, ma aveva lo svantaggio di essere abbastanza indiretto, per cui se il percorso lungo la strada principale sarebbe stato di circa 200 km, facendo questa strada secondaria avevo stimato più o meno 300-350 km e avevo soltanto 8 giorni per percorrere. So I estimated I would have to walk 40 kilometers a day, and my first discovery is it's very hard to keep in the present moment when you have like a quota number of things that you have to do or kilometers that you have to accomplish. I was very been practicing for years about putting aside the future and the past, but I found it extremely difficult when I had this idea I have to, because my plane was leaving and I'd be stranded in India if I didn't get to Sarnath within these 8 days. E quindi calcolai di dover percorrere una distanza media di 40 km al giorno per arrivare in tempo a Sarnath. E scoprì che è molto difficile rimanere nel momento presente, nonostante mi fossi addestrato a praticare in questa maniera, mettere da parte il futuro e il passato e rimanere nel presente. Scoprì che era molto difficile quando si aveva un programma così impegnativo da seguire e a distanza così grande da percorrere, e se non fossi arrivato in tempo a Sarnath, il problema è che il volo che mi aspettava sarebbe partito e quindi sarei rimasto bloccato in India. Anyway, I made surprisingly good progress, and you may be, but you may have come across in your studies references to the great disciples of the Buddha being foremost in various areas. So Venerable Sariputta was foremost in wisdom, and Venerable Mahatmoggallana foremost in psychic powers, for instance. Ad ogni modo scoprì che riuscivo a progredire abbastanza bene lungo la strada.
Molti di voi probabilmente saranno familiari con qualcuno dei discepoli principali del Buddha e forse sapete che ognuno di loro è famoso per essere stato eccellente in un campo particolare, per esempio il venerabile Sariputta per la saggezza, il venerabile Mahamogallana per i poteri psichici. So our Sangha, we're all foremost in different. Ajahn Jayasaro is foremost in mountain walking in our Sangha, and I'm foremost in getting lost. E quindi ai giorni nostri Ajahn Jayasaro eccelle nel nostro Sangha come camminatore in montagna. E io sono eccellente nel perdermi. So I have an excuse, and I didn't realize I had an excuse then because I have a condition that now has a name, and 30 years ago didn't have a name, and it's called aphantasia, which means an inability to create images in the mind. So I have zero mental imagery in my mind, which means incredibly difficult to remember roads and paths and all kinds of things. Quindi in effetti avevo un'ottima scusa per avere questa difficoltà, questo limite di perdermi facilmente. E allora non ero ancora consapevole di ciò. Adesso so che ho questa condizione chiamata afantasia in inglese, che comporta è un difetto che comporta la mancanza, l'incapacità di formare immagini mentali, per cui ho grandi difficoltà nel ricordare strade e percorsi. So I had this like time pressure. I have to walk 40 kilometers every day, and of course on Tudong you don't know whether you're going to get fed, you're going to even eat every day, and I have to get to my destination to avoid being stranded in India. And so in the last part of the journey, I thought to be sure that I wouldn't get lost, I'd walk along the railway line. E quindi ero in Tudong, dovevo percorrere 40 km al giorno. Essere in Tudong comporta che non si è sicuri se in un tal giorno si mangerà o no, perché si dipende da quello che viene offerto. Quindi dovevo arrivare a Sarnath entro un tempo limitato, altrimenti sarei rimasto bloccato in India. E quindi nell'ultima parte del percorso decisi per evitare di perdermi di seguire il percorso di una ferrovia. So imagine my feelings when walking along the railway line forked into two. I had absolutely no idea which was the right direction to go. Quindi potete immaginare come mi sono sentito quando seguendo questa linea ferroviaria arrivai a un punto in cui la ferrovia si biforcava in due e non avevo la minima idea di quale delle due direzioni fosse quella giusta. So I just guessed, and I went one way, and I took the wrong way because I was foremost in doing that, and so I walked about 10 kilometers the wrong way, and so then I had 10 kilometers back, and so now I've still got 40 kilometers to walk in that day, and it's getting in the afternoon, and so I realized I'm going to have to walk at night time on the railway line, and I didn't have a flashlight. Quindi naturalmente scelsi la direzione sbagliata perché è la mia specialità quella
quello in cui c'è l'arte di perdermi. E quindi camminai 10 km nella direzione sbagliata prima di accorgermi dell'errore. A quel punto dovetti tornare indietro, quindi altri 10 km, e mi mancavano ancora i 40 km della giornata. E ormai cominciava a essere tardo pomeriggio, e quindi capii che avrei dovuto camminare durante la notte lungo la ferrovia, e non avevo nemmeno una torcia. Quindi. So I was walking along, stumbling along this railway line, and then there were some lights ahead, and it was there were a couple of men who were employees of the railway company checking the track, and they were very angry with me. They said I was doing something very irresponsible, and then we walked, and so they insisted on escorting me to the next station. And then we came to this bridge, and in my memory it was like, I don't know, 20, 30 stories high, but probably not so high. But they told me this was a very dangerous bridge because there's just one line, and if you walk into the middle of the bridge and the train comes, that's it, there's no place to hide. And so they had a chart telling me when the trains come, so you could walk across this bridge safely. Quindi stavo cercando di farmi strada al buio lungo questa ferrovia, e a un certo punto vidi delle luci davanti a me, e mi si avvicinarono delle persone, un paio di uomini, e erano degli impiegati delle ferrovie, che erano abbastanza scontenti di vedermi, insomma, abbastanza contrariati. Mi dissero che stavo facendo una cosa estremamente pericolosa, e quindi insistettero per accompagnarmi alla stazione più vicina. Quindi proseguendo insieme a loro arrivammo a questo ponte che nella memoria, per come me lo ricordo, sembrava alto 20 piani o qualcosa del genere, ma probabilmente non era così alto. E comunque era estremamente pericoloso perché in quel punto c'era soltanto una corsia, e quindi se qualcuno, appunto, camminando lungo quel ponte, se fosse arrivato un treno, appunto, non ci sarebbe stata la via di scampo. E questi uomini delle ferrovie avevano con loro comunque avevano gli orari dei treni, per cui sapevano quando era sicuro passare. So don't worry, this story is reaching an end. So as we're walking along in the dark, and we get talking, and these two men are rather angry with me, maybe a bit kind of frightened, started to warm up, and by the time we got to the station, we were all good friends, and they were like Luxits, and so they were worried where I was going to spend the night. So they said, "You can come and spend the night with us." And we walked along to the end of the railway station platform, and there was like a concrete shed, and they said, "Please come and spend your night in our concrete shed." Quindi questa storia sta raggiungendo alla conclusione, non vi preoccupate. E quindi camminando con questi uomini che all'inizio erano piuttosto arrabbiati con me, dopo un po' parlando cominciamo a socializzare, a diventare amici, e alla fine quando una volta arrivati alla stazione, a me era come se fossero diventati miei discepoli quasi, e quindi insistettero per invitarmi a passare la notte con loro, e quindi all'estremità della banchina della stazione c'era questa
questa capanna di cemento e gli disse: prego, per favore, mi invitavano insomma a passare la notte con loro nella loro capanna di cemento. So how this story ends is that it was just an empty concrete box, basically, and one of these men then disappeared for a few minutes, and he came back and he had this beautiful smile on his face, and he had an offer. It was his first time he ever offered something to a Buddhist monk, and he was so proud what he offered, and he offered me, and it was a brick for a pillow he offered me. He said, you can use this brick as a pillow. And so that's the story. So nothing much to it, because it's a Dharna story, and I love Dharna stories, and for me the beauty, purity of heart of that man who had nothing. I mean, he was extremely poor man. He had no, but he just wanted to offer this fellow traveler and Buddhist monk a gift to pass the night more comfortably in a concrete box on a cold railway station platform, and all he could find was a brick, and he had no sense of self-consciousness or shame or embarrassment, but it was a genuinely joyful offering. And it touched my heart, so I just want to share this Dharna story with you. Quindi questa capanna, questa casupola era in pratica una scatola di cemento, e quindi mi accompagnarono dentro, e poi uno dei due uomini sparì per qualche minuto, e al suo ritorno aveva questo sorriso questo sorriso radioso sul volto, perché aveva qualcosa da offrirmi. Era la prima volta che avevo l'occasione di offrire qualcosa ad un monaco, e quindi con le mani protese, con estremo rispetto, mi offrì un mattone che voleva usarsi come cuscino. Quindi questa è la storia, è una storia di dana, di generosità. Mi piacciono questo genere di storie. È veramente mi è rimasto impresso come quest'uomo lungo questa stazione, in piena notte, questa stazione deserta, in questa casupola di cemento, abbia la gioia che ha avuto, e la mancanza non si sentiva in imbarazzo. Per lui era veramente un dono prezioso di qualcuno che non aveva praticamente niente, che era semplicemente la gioia di poter offrire qualcosa a un compagno di viaggio. Quindi volevo condividere con voi questa storia. Okay, so that's Dana, and now I'm going to talk about Sila. Ok, quindi questa era Dana, la generosità, e adesso parliamo di Sila, la moralità. So a common concern, a common question is, how exactly do you practice mindfulness in daily life? Quindi una domanda che preoccupa molte persone è come praticare la consapevolezza o presenza mentale nella vita quotidiana. One of the important things to bear in mind is that mindfulness has to have a clearly defined object. Una cosa importante da tenere in mente è che la consapevolezza deve avere un oggetto ben definito. You can't just have a kind of a free-floating mindfulness.
non si può avere una sorta di consapevolezza aperta senza oggetto. So in formal meditation practice, we have exercise certain control of our environment, and we can choose the object of mindfulness, for instance, the breath. Whereas in daily life, we have much less control, and it's not possible to sustain mindfulness of a single object throughout the day. So, what are the most useful and beneficial objects of mindfulness in daily life? Nella pratica di meditazione formale abbiamo un certo controllo sulle condizioni in cui ci troviamo, per cui abbiamo l'opportunità di scegliere un oggetto e di rimanere con quello, mentre invece nella vita di tutti i giorni è molto più difficile fare la stessa cosa, perché abbiamo un controllo molto più limitato sulle circostanze. Per cui la domanda è su quali oggetti dovremmo esercitare la consapevolezza nella vita quotidiana. My suggestion is that the most basic, the fundamental objects of mindfulness in daily life are the 5 precepts. E il mio suggerimento è che l'oggetto più basilare della consapevolezza nella vita di tutti i giorni sono i 5 precetti. So we need to get away from the idea of precepts as prohibitions. They are means, tools of cultivating mindfulness in daily life. Quindi dovremmo allontanarci dalla percezione dei 5 precetti come delle proibizioni. Sono più degli aiuti, degli strumenti per coltivare la consapevolezza nella vita quotidiana. So if you consider the wording of the precepts, for instance, let's take the first precept, Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. So Panatipata is taking life, hurting, harming. Veramani, abstaining. So abstaining from taking life. Sikkhapadang. And Sikkhapadang comes from Sikkha and Pada. And Sikkha is the word for training. And so it's a training. Sikkhapadang is a training. Samadhiyami means to undertake. So when you take on a precept, it means that you're taking on the practice of refraining from acting, speaking violently, harmfully, as a training of conduct. You're training your conduct by means of the precept. It's the tool, specific tool that you are using to educate your conduct. Quindi se prendiamo in considerazione la formula, il testo del primo precetto, ad esempio, Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, abbiamo Panatipata che significa uccidere o ferire o danneggiare altre forme di vita. Veramani significa astenersi. Sikkhapadang viene dalla parola Sikkha, che significa addestramento, allenamento. E Samadhiyami significa intraprendere qualcosa o impegnarsi in qualcosa. Per cui il significato letterale è intraprendo
l'addestramento di astenermi dall'uccidere forme di vita, dal ferire, dall'agire e parlare in maniera dannosa. Per cui è qualcosa che prendiamo come uno strumento per allenare la nostra condotta, per allenare la nostra condotta, sì. So to give you an example, in daily life so much going on all the time that we often have to delegate to habit and automatic reflex, and that's inevitable and necessary and useful on some occasions and harmful on others. But let's take the example of this Thai example of also Italian mosquito bite you, see. So for most people, there's no consciousness, there's no awareness there. There's an itch, and there's a slap, and it's an automatic reflex. But for someone who has taken this precept, then something very interesting happens, because there is an automatic reflex, and then there's a moment of awakening. This is a real awakening, because you say, oh, I can't do that, I'd be breaking my precept. So mindfulness has appeared, sati has appeared in your mind with the specific object of refraining from harming and hurting. And with the arising of mindfulness, all the ethical concerns appear in the mind as a consequence. Is this the only thing to do? Is this the right thing to do? Is there a better thing to do? Is this appropriate? Is this inappropriate? Etc., etc. All of these considerations can appear in the mind with mindfulness as the precondition. And for mindfulness to arise as precondition, you have to have a specific object, in this case, the intention to refrain from all harming. Nella vita di tutti i giorni spesso le nostre azioni sono dettate dall'abitudine o dai riflessi condizionati spesso, e questo in alcune circostanze è inevitabile o può essere anche utile, mentre in altre circostanze è decisamente dannoso. E quindi, per fare un esempio che probabilmente è familiare sia ai thailandesi che agli italiani, quello di una puntura di zanzara. Appena sentiamo il fastidio della puntura, sorge il riflesso condizionato di andare subito a schiacciare la zanzara. Questa appunto è la maniera in cui si agisce automaticamente. Tuttavia, quando si è intrapreso questo precetto di astenersi dalla condotta che ferisca o danneggi esseri viventi, in quel punto l'aver intrapreso questo precetto fa sorgere la consapevolezza di questo istinto, di questo riflesso condizionato di andare a schiacciare l'insetto, e quindi si crea uno spazio in cui, avendo questa consapevolezza come precondizione, può svilupparsi poi una serie di considerazioni morali del tipo
dice appunto se è un atto che è opportuno fare o non è opportuno, se è costruttivo o dannoso. Quindi questa capacità di riflettere si ha come precondizione la consapevolezza, e la consapevolezza per esistere abbiamo detto che deve avere un oggetto specifico, che quindi in questo caso è il precetto che abbiamo intrapreso di astenerci dal danneggiare la vita. So a major problem is that we mostly have good ethics, good values. We have probably everyone shares basic idea of correct, appropriate behavior. What's good, what's bad, what's right, what's wrong. I think pretty well a consensus. Problem is that we are only able to access those values when we're mindful. And without mindfulness, then we very commonly act in conflict with our stated values and aspirations. Probabilmente abbiamo tutti un senso morale che di base è lo stesso, cioè siamo tutti persone che hanno ricevuto un'educazione morale, che hanno una disciplina etica. E per cui da questo punto di vista c'è un certo consenso. Tuttavia il problema è che per agire in base a questi nostri valori e alle nostre aspirazioni, ai nostri ideali, dobbiamo avere la consapevolezza, altrimenti nonostante abbiamo appunto in teoria, nonostante aderiamo in teoria a questi valori, in pratica agiamo diversamente. So this is our challenge, to be able to embody, to express, to act in harmony with our values and aspirations, whatever the circumstance might be, without the training in mindfulness, particularly mindfulness of precepts. Many people end up feeling guilty and sort of bad people, or bad, yeah, I know I shouldn't do this, but I just can't, you know, I'm such a bad person. And that's, I think, an incorrect way of looking at things. Può essere una vera sfida quella di agire in accordo con i nostri valori, con le nostre aspirazioni, specialmente se non ci siamo addestrati con la consapevolezza, in particolare con questo tipo di consapevolezza che ha i precetti come oggetto. Per cui spesso il risultato può essere quello di sentirsi in colpa, perché abbiamo determinati valori e però ci troviamo ad agire in un'altra maniera, sentiamo di non riuscire a controllarci, e quindi questa è una percezione che può sorgere, e che appunto quella di sentirsi in colpa è probabilmente una percezione scorretta, che deriva dal fatto che non abbiamo che deriva dal non renderci conto che questa incapacità di mantenere i nostri valori dipende dalla mancanza di consapevolezza. So, time is getting on. I would like to, at this point, make a distinction between two very important terms. One is guilt, and one is shame. And in Buddhist
approach of Buddhist psychology, we can say that guilt is a defilement. That is to say, it is a mental state that sullies the mind and is due to ignorance and wrong thinking, whereas shame is a positive, uplifting mental Dhamma. Quindi a questo punto vorrei fare una distinzione tra due fattori, due qualità mentali che nel buddismo hanno un ruolo distinto. Una è quella del senso di colpa, che nel buddismo è considerato qualcosa di è considerato come una contaminazione mentale, un fattore negativo, qualcosa che dipende dall'ignoranza e da una maniera errata di pensare, mentre invece il fattore che potremmo definire, chiamare vergogna o un senso di quello che ci trattiene dal fare qualcosa di sbagliato, perché sappiamo che è sbagliato, è qualcosa di positivo nel buddismo. So let me explain what I mean by that. Let's say in the past you did something really stupid. If you didn't, just imagine you did. Okay, you did something really stupid and you feel really bad about it. Now, many people will then fall into this hole, saying, I am a bad person because I did a bad thing. I knew I shouldn't do that thing, but I couldn't help myself. I'm so bad, I'm such a... if any people knew what I did, nobody would want to talk to me. I would have no friends. I'm such a bad person. That's called guilt. Per fare un esempio, se pensiamo a qualcosa che abbiamo fatto in passato, di cui che appunto qualcosa che ci dispiace di aver fatto, qualcosa che non avremmo dovuto fare, ci sentiamo in colpa. Quando cadiamo in questa trappola del sentirsi in colpa, la maniera in cui ci sentiamo è che ok, ho fatto questa cosa e sono una pessima persona per aver fatto questa cosa. So che non avrei dovuto farla, ma non sono riuscito a trattenermi. È qualcosa che, se le altre persone lo sapessero, nessuno vorrebbe parlarmi, quindi sono veramente una pessima persona per aver commesso quest'atto. Questo è il senso di colpa. So, in the case of shame, and the Buddhist practitioner says, wow, that was a really stupid thing to do. And how did that happen? And then you analyze the causes and conditions that led to that foolish, harmful action in terms of kusala and akusala dhammas. So you say, well, there was a lack of mindfulness, there was a lack of sense restraint, there was anger in my mind, there was jealousy, there was greed, and so on. And you realize that when the accumulated energy and power of the kusala, the good qualities in the mind, was outweighed by the accumulation of the unwholesome dhammas, then completely unsurprising that the unwholesome dhammas took the day. They were more powerful.
So what's the conclusion? Well, depending on what that action was and whether there's need to ask for forgiveness or to do anything more practical. But in the Bhavana sense, in the Dhamma sense, you conclude, well, if I want to prevent that happening in the future, that thing is such a shameful thing. To prevent that shameful thing from happening again, I really need to develop more sense restraint. I really need to develop more mindfulness. I need to develop more metta. I need to develop more patience. I really need to be letting go of this anger and this jealousy. Because no matter how much I wish for a different outcome in the future, if I'm not taking responsibility for reducing the causes and conditions that led to that in the past, it'll just be the same old story. It's not because I am inherently a bad person, but it's because the causes and conditions of harmful actions are still there in my mind, and the causes and conditions for a wiser outcome are still being neglected. So it's very straightforward, and the difference, therefore, really between guilt and shame is guilt is self-centered, this idea of a self who is bad or good is replaced by an observation of what's actually going on moment by moment in the mind. Mentre nel caso della vergogna, o si potrebbe dire di un senso del pudore che abbiamo, che ci fa appunto vergognare di un'azione sbagliata che abbiamo commesso, si tratta di una valutazione più realistica della situazione. Si tratta di accorgersi che l'azione che abbiamo commesso è stata l'effetto naturale delle cause che erano presenti in quel momento, e quindi la causa del desiderio, della rabbia, dell'ignoranza, abbiamo fatto qualcosa. Sì, a causa della presenza di questi fattori e dell'assenza invece di fattori positivi, quindi la presenza di fattori akusala e della presenza e dell'assenza di fattori kusala, come il contenimento, controllo, un senso di contenimento, di controllo sui sensi, l'incapacità di controllare la rabbia e così via. Il risultato naturale di quella configurazione di circostanze si è manifestato nell'azione che abbiamo commesso. Quindi è molto diverso dal senso di colpa in cui sentiamo che c'è qualcosa di intrinsecamente sbagliato in noi per aver commesso quell'azione. Ci rendiamo conto invece che quell'azione è il risultato di una serie di condizioni, e che finché le condizioni negative che l'hanno prodotta sono presenti, e finché nel nostro carattere le condizioni positive che potrebbero prevenirlo in futuro non vengono coltivate, la storia è semplicemente destinata a ripetersi. So we're almost up to an hour now. It's probably long enough. So I told a little story to illustrate the beauty of dana. Just giving a different, little different perspective on precepts, and then on the realm of bhavana, then this wisdom development, and learning to look at
phenomena in a way which is not based upon this assumption of a fixed self, but is looking at the body and mind as is directly experienced without that framework of self. And in this particular example, guilt is transformed into a sense of shame, and shame is a shrinking away from certain actions and behavior, and following the path of wisdom as a means of preventing the shameful action from occurring in the future. Quindi con la prima storia ho illustrato la qualità di dana, la generosità, poi vi ho offerto una nuova prospettiva su sila, la moralità, la condotta morale. Quindi per arrivare al terzo di questi elementi che spesso vengono elencati insieme, dana, sila, bhavana, per arrivare appunto allo sviluppo, a bhavana, che è lo sviluppo, la coltivazione di qualità positive, specialmente di pagna, la saggezza. Possiamo imparare a guardare in un'altra maniera a questo aggregato psicofisico che siamo abituati a percepire come un sé, ma che nell'ottica buddista è una costellazione di condizioni fisiche e mentali, e questo è illustrato da appunto questa distinzione tra il senso di colpa e il senso del pudore o vergogna, in quanto il senso di colpa postula un sé che esiste intrinsecamente, che è permanente, e che in questo caso è permanentemente cattivo, intrinsecamente cattivo, mentre invece la vergogna o il senso del pudore, questa analisi delle condizioni che hanno portato al verificarsi che hanno portato a una determinata azione, è appunto improntata dalla saggezza, da pagna. So usually at the end of a talk give a blessing, and one of the so many countries in the world have been, and everyone always likes the blessing of may you have a long life. And I always feel this is kind of a weird one, because if you wish people a long life, it's basically wishing them to be old for a long time. And as you get older, you realize it's a kind of a mixed blessing. Quindi per concludere questo discorso vorrei offrirvi una benedizione, e essendo stato in molti paesi sembra che una benedizione molto popolare sia quella di una lunga vita. Tuttavia, a pensarci, augurare una lunga vita significa augurare una lunga vecchiaia, e quindi può darsi che alla fine chi la riceve si accorga che può essere che sia una benedizione un po' così insomma. But there is another way of looking at this, and Ajahn Chah would often say that any moment that you lack mindfulness, you're a dead person, that you're only actually truly alive when you're mindful. So in that point of view, most people are walking around actually zombies, okay? And so one way of looking at practice is trying to be alive, to be as many waking moments, mindful moments in a day, and having a long life, not measured in the years on your birth certificate or passport, but in terms of the number of mindful moments that you've managed to manifest in your life.
And this is the long life I would like to wish all of you at the end of the talk. Un'altra maniera di guardare a questo tipo di benedizione, considerando questo insegnamento di Luang che diceva che siamo davvero vivi soltanto quando abbiamo consapevolezza, mentre invece senza consapevolezza è come se fossimo dei morti viventi o degli zombie, per cui la maggior parte delle persone in realtà, vivendo senza consapevolezza, cammina in giro come zombie. Quindi avere una lunga vita si può vedere in questa maniera, di cercare di avere di sviluppare al massimo la consapevolezza, di avere il massimo numero di momenti in cui siamo veramente svegli, veramente vivi e consapevoli nel corso di una giornata e della nostra vita. E quindi con questo augurio di lunga vita, inteso in questo senso, vorrei lasciarvi concludere questo discorso. So I'm very conscious that this is a weekday and a work day for many of you, and you've driven here and probably come quite a long way and got a long way to go back. So maybe we could end just pay respects to the Buddha, Dhamma, Sangha, and those of you who need to get home, then please do so. Wish you a safe journey home. If anybody does want to stay on for a bit longer for some discussion, questions, then I'm very happy to do that too, but like to give you all the option, because I'm sure some of you do have to be thinking about getting home at this time. Quindi, essendo un giorno settimanale, probabilmente molti di voi devono tornare a casa, quindi forse possiamo chiudere formalmente adesso, porgendo omaggio ai tre gioielli, al Buddha e ai tre gioielli, e comunque quelli che invece vogliono restare possono rimanere e magari appunto ci può essere, Ajahn è disponibile per ulteriori domande.